Finalmente sono riuscito a recuperare questo bestione, il cofanetto con tutta la discografia in studio dei Queen, naturalmente in vinile. Per me è come tornare a casa e nel corso del video vi dirò il perché, ma soprattutto vi mostrerò il contenuto del cofanetto e vi dirò come suonano i vinili, paragonandoli dove è possibile alla prima stampa, ad altre ristampe audiofile, alla ristampa dell'edicola della Vinyl Collection di De Agostini e alla ristampa singola che si trova attualmente in commercio, realizzata a partire dallo stesso master utilizzato per l'edizione del cofanetto, ma su disco nero e non colorato come abbiamo qui dentro. Ho scelto di realizzare questo video per aiutarvi a capire se valga davvero la pena acquistare il cofanetto ed eventualmente su quali alternative orientarsi per avere i Queen in vinile, perché è vero che ci sono già unboxing di questo prodotto su YouTube, ma nessuno in lingua italiana e nessuno che sia andato veramente a fondo. Non è la prima immissione sul mercato di questo cofanetto. La prima stampa risale infatti al settembre 2015, la seconda arrivò a stretto giro nell'aprile 2016 visto il clamoroso successo del box, la terza poi nel 2019, la quarta a luglio 2020 e la quinta, questa che ho io, a fine 2021. Probabilmente ne sono perso anche qualche altra. Il contenuto del cofanetto però è sempre stato lo stesso, quindi vinili colorati, 180 grammi, stesso remaster. L'unica differenza tra la prima e le successive immissioni è la presenza di un codice per il download di tutti gli album in formato MP3 a 320 kbps, quindi MP3 di alta qualità. Credo però che in questa edizione non sia presente il codice per il download, perlomeno sulla pagina di Amazon non viene menzionato. Vedremo se nel corso dell'unboxing spunta fuori da qualche parte. E intanto allora partiamo col dire che oggi il cofanetto ci arriva con un pacco esterno dedicato, ossia su misura, che è proprio a filo rispetto a queste protezioni, come avviene solitamente per questo tipo di prodotto. Perlomeno questo è quello che avviene con Amazon, dove l'ho acquistato io, visto che è il miglior prezzo disponibile. E anzi, se alla fine del video vorrete farlo vostro, trovate il link diretto in descrizione, oppure lo trovate nella sezione I miei Queen sul mio store. Dicevamo, pacco esterno dedicato che io ho già smaltito e due belle sezioni di polietilene espanso per proteggerlo da tutti gli urti accidentali a cui è sottoposto prima di arrivare a casa nostra, dove naturalmente lo accudiremo con tutte le attenzioni del caso. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Come potete notare non è avvolto dal cellophane, ma vista la cura del confezionamento non è necessario, perché il packaging esterno che vi ho fatto vedere si mantiene perfettamente integro. Benissimo, siamo pronti a ciacciare. Si parte dalla copertina, dallo slipcase esterno, come vedete è removibile, però aspettiamo un attimo. Slipcase colore blu scuro, Queen Studio Collection, scritto più piccolo qui sotto, qui c'è il logo della band. Su un fianco, anche qui, logo Queen Studio Collection e titoli delle opere presenti all'interno del cofanetto, codice a barre ed etichetta, e sull'altro lato stessa cosa, speculare, logo Queen Studio Collection e titoli degli album presenti nel cofanetto. Qui non c'è il codice a barre. Sul retro invece, e mi sposto sull'altra camera per farvi leggere meglio, troviamo The Queen Studio Collection, tutti e 15 gli album su vinile, 180 grammi, colorati, Half Speed Mastered agli Abbey Road Studios, LP ricreati dai nastri originali utilizzando la migliore tecnologia. Qui non specifica nastri analogici, ma ci sarà modo di discutere ampiamente di questi dettagli in seguito. E poi ci sono le foto di tutti gli album e di come sono fatti i vinili. La collezione include un libro con copertina rigida di 108 pagine, illustrato sontuosamente, con l'introduzione a ciascun album, citazioni della band e fotografie rare e memorabilia
dall'archivio dei Queen, e poi c'è il sito www.queenonline.com e i crediti di edizione scritti piccolissimi. Da questa posizione lo capovolgo un attimo a testa in giù perché è l'unico modo per togliere agilmente lo slipcase esterno, la copertina esterna, e da qui torno nella sua posizione originaria. Come vedete il box vero e proprio è dorato, e quale miglior colore da far indossare ad una regina, e devo dire che a parte il colore tutt'altro che sobrio, il resto invece è molto essenziale. Qui ci sono le scritte che troviamo anche sullo slipcase esterno, quindi Queen Studio Collection, scritto qui in basso più piccolo, e qui c'è il logo della band. Sui lati invece non troviamo assolutamente niente, né sui lati né sul retro, e quindi devo dire che a parte il colore regale ma tutt'altro che sobrio, questa pulizia del box vero e proprio mi piace molto, mi piace molto. Avete già visto che ci sono i sacchettini per evitare l'accumulo di umidità che troviamo in tantissimi altri prodotti, e qui ci sono tutti i vinili, e questo è il libro con copertina rigida di 108 pagine. E come vedete e sentite sono tutti sigillati e imbustati singolarmente. Quindi libro con copertina rigida di 108 pagine e tutti gli album in studio dei Queen, 15 album spalmati su 18 vinili, perché alcuni titoli sono su doppio LP. Il libro è la chicca inedita di questo cofanetto, e sappiamo bene che non è così scontato che un box con l'intera discografia di una band abbia un libro a corredo. Ci sono esempi in cui è presente, questo è il cofanetto dei Creedence, ed altri in cui non lo è. Quindi il fatto che ci sia è un punto a favore, perché oggi, mentre registro, questo cofanetto costa più o meno 391 euro. Facciamo conto che il libro non ci sia, lo togliamo. 391 diviso 15 album fa 26,1 euro approssimato per eccesso. Se oggi vi comprate gli stessi titoli presenti nel box ma singolarmente, quindi stesso remaster ma su vinile nero, spenderete molto di più, a patto prima di tutto che riusciate a trovarli tutti, tenendo conto che mediamente costano appunto di più, e che in ogni caso non avrete questo libro. Nessuno ci regala nulla, è chiaro, non si sta parlando di due spiccioli, ma è innegabile che per un fan che voglia recuperare l'intera discografia dei Queen in vinile, questo cofanetto sia l'opzione più vantaggiosa, a meno che non vogliate i vinili neri, e su questo non posso biasimarvi perché anche io li preferisco, e a meno che non vi siate già fatti la collezione in edicola, che oltretutto aveva anche gli album dal vivo, e allora siete a cavallo. E a proposito, sarà riproposta la Queen Vinyl Collection di De Agostini, come è successo con i Beatles? Ad oggi nulla è dato sapere. Io però, se fossi in De Agostini, un pensierino ce lo farei, non solo perché i Queen, dopo i Beatles, sono il gruppo più collezionato in assoluto e quindi farebbero un altro sold out, ma anche perché provate ad andare su Discogs o su eBay a vedere a quanto vengono venduti oggi gli album della Queen Vinyl Collection. Ma torneremo più avanti sui vinili dell'edicola quando parleremo di qualità audio delle varie ristampe in circolazione. Adesso dedichiamoci al libro, che comunque non vi farò vedere tutto perché voglio lasciare il piacere della scoperta a chi lo sfoglierà con le proprie mani. Voglio però farvi vedere la cura con cui è stato realizzato questo volume. Un attimo, questi qua, eccolo qua. Copertina rigida, come vi dicevo, il colore è un blu scuro che richiama quello dello slipcase esterno, della copertina esterna del box. Quindi carta bella spessa, si vede che è una stampa di qualità, molte foto, ogni album commentato, come vi dicevo all'inizio, con aneddoti
della band, eccetera, eccetera. Non ve lo faccio vedere tutto, però si tratta veramente di un libro fatto per bene. Naturalmente ci vuole dimestichezza con la lingua inglese, perché è in inglese. Se non siete ferratissimi con la lingua inglese, e quindi questo libro vi rimarrebbe sul groppone, diciamo che la letteratura, i libri dedicati ai Queen si sprecano, e se vogliamo ci sono anche titoli che sono simili a questo, che affrontano tutta la discografia in lingua italiana, fatti per bene, come ad esempio quello che vedete alle mie spalle e che si trova nel mio store. Quindi libro ottimo, se si conosce l'inglese, veramente un plus non da poco, e i vinili sono imbustati tutti singolarmente, quindi insomma cosa buona e giusta. Diciamo che per i miei gusti queste buste utilizzate, ne guardiamo una per guardarle tutte, visto che sono tutte uguali, dicevo non mi entusiasmano perché sono sì buste richiudibili, ma sono con striscia adesiva malefica, nel senso che se non stiamo sempre molto attenti può succedere che, appoggiato il disco su un ripiano, insomma nella nostra zona di ascolto, magari siamo distratti e la striscia adesiva va sulla copertina, oppure guardate qua cosa mi è successo l'altro giorno mentre registravo le tracce audio, che la busta, la striscia adesiva è finita sull'inner sleeve e guardate cosa succede. E poi c'è anche un'altra cosa, queste buste sono fini e possono lacerarsi qui sui bordi piuttosto facilmente, quindi io non le amo. Io di solito, e infatti le sostituirò tutte per i vinili di questo box, utilizzo una busta esterna aperta, quelle Spin Care di cui ho parlato in abbondanza qui, oppure se voglio una busta richiudibile ne utilizzo una con flap non adesivo, ok? Anche questa la trovate nello store. In questo caso io utilizzerò buste esterne aperte. Per evitare stropicciamenti nel corso dell'unboxing e per risparmiare tempo, nell'apri, togli, rimetti e richiudi si passa magicamente al momento in cui ho rimosso tutti i vinili dalle buste richiudibili esterne del cofanetto. Benissimo, adesso siamo pronti. Dopo il video farò come faccio con tutti i cofanetti, quindi il box vuoto lo sistemo tra i miei scaffali in esposizione e i vinili li inserisco tra quelli in collezione, tanto se ci sono doppioni li riconosco dai crediti di edizione, o se sono troppo simili ci lascio un post-it sopra la busta esterna. Benissimo, i vinili sono tutti sistemati in ordine cronologico di uscita, quindi il primo è l'omonimo Queen, 13 luglio 1973, citerò le date di pubblicazioni inglesi, non commenterò i crediti di edizione dei dischi, altrimenti questo video diventa lungo quanto la corazzata Potionkin, e allo stesso modo non commenterò il lato prettamente artistico degli album, perché lo farò in futuro in un video dedicato. Piuttosto ci tengo a farvi notare con questo primo album, e lo vedrete anche per i successivi, che il vinile arriva in una inner sleeve di carta bianca con lamina antistatica, mentre l'inner sleeve originaria viene inserita a parte per non farla rovinare dal vinile, che potrebbe lacerarne i bordi. Ottima scelta. Aspettate un attimo però, perché in linea generale si è cercata la massima fedeltà all'artwork della prima stampa, con qualche eccezione. In questo caso nella prima stampa non erano presenti i testi aggiunti qui. Tornando invece alla busta interna, mi soddisfa a sufficienza, mi tengo questa, ma se volessimo qualcosa in più possiamo andare sulle inner sleeve di Spin Care, quelle che utilizzo di solito io per gli altri miei dischi. Venendo alla ciccia, Queen, il primo album, è un single sleeve, quindi busta non apribile, il cartoncino è di buona fattura, come vi ho già detto, busta interna di carta bianca con lamina antistatica, quindi molto buono, e il vinile è color porpora, e vedremo che anche per gli altri dischi si è cercata una corrispondenza con i colori che troviamo in copertina.
nella fattispecie in questa area qui della fotografia. Vinili, lo ripeto, tutti 180 grammi. Le label di solito sono corrispondenti a quelle della prima stampa. Da questo punto di vista non ci dovrebbero essere invece eccezioni. E questa è la busta interna, anche questa di cartoncino non troppo rigido ma di buona fattura, con tutti i testi. Ci tengo poi a farvi vedere questo dettaglio che è presente in tutte le inner sleeve di tutti gli album, questa parte qui in cui viene detto che l'album in vinile è stato ricreato meticolosamente usando la migliore tecnologia dai nastri analogici, dai master analogici, e ci sono poi i crediti di edizione con i produttori esecutivi che sono Brian May e Roger Taylor, masterizzato da Bob Ludwig ai Gateway Mastering Studios di Portland, audio supervisionato, eccetera eccetera. E poi un altro dettaglio che ci tengo a farvi conoscere è che l'Half Speed Mastering su vinile è stato utilizzato dal mitico Miles Showell agli Abbey Road Studios, un nome che è tornato più di una volta nei miei video di unboxing, soprattutto per quelle opere che sono state rimasterizzate con la tecnica dell'Half Speed Mastering. Andiamo avanti con Queen 2, 8 marzo 1974. Le precedenti edizioni avevano una copertina terribile che sembrava scannerizzata da un pessimo file. In questo caso invece si è lavorato sulla foto originaria per ottenere un risultato omogeneo. Questo è il verso con cui inseriamo il disco nello scaffale, però vedete che è inteso che sia così perché si tratta di un gatefold. Qui c'è il logo della band e internamente c'è la foto della band, però su bianco. Perché questo? Perché inizialmente, quando è uscito, si trattava di un vinile singolo. Questi sono due e adesso li vediamo. Un vinile singolo con un side white e un side black, e indovinate di che colore saranno i due vinili presenti qui per l'edizione in doppio vinile. Attenzione, se acquistate singolarmente Queen 2 non sarà in doppio vinile come qui nel cofanetto, ma sarà su vinile singolo, naturalmente nero, come nella prima stampa. Benissimo, questo è il vinile 1 side white, eccolo qui, side white, e ovviamente l'inner sleeve è bianca con i brani del side white e il disco sarà chiaramente bianco. Questo però è il lato inciso, originariamente chiamato side white. L'altro lato è etched e sarà la stessa cosa anche per il vinile nero. Vediamo se riesco a farvelo vedere qui o nell'altra camera. No, non riesco a farvelo vedere. Comunque diciamo che dal vivo rende sicuramente meglio che non in camera. E il side black sarà sul secondo vinile, che naturalmente sarà nero con inner sleeve nera, dietro non c'è scritto niente, e il disco in questo caso è nero. Il side black è dietro l'etched, ecco qui si vede meglio, qui in due con il logo, forse ecco così è il verso giusto, ecco perfetto, qui ora si vede bene, guardate che spettacolo, molto molto intrigante. Torno un attimo sul gatefold aperto per farvi vedere che i titoli dei brani sono scritti qui dentro, e ci sarebbe anche qualcosa da dire di interessante su questa foto, come è nata, però anche per questo tornerò in un altro video, almeno in un altro video dedicato ai Queen, quindi se non siete iscritti fatelo adesso e attivate la campanellina per ricevere le notifiche sulle prossime pubblicazioni. Si va avanti col terzo disco dei Queen, Sheer Heart Attack, 8 novembre 1974, in questo caso si tratta di un single sleeve.
in sleeve a parte, come avete visto anche per gli altri, sarà così per tutti i dischi di questo cofanetto, in sleeve bianca con i testi. Qui c'è il solito reminding della rimasterizzazione di queste opere in vinile con i produttori esecutivi, ma vi ho già detto che lo troveremo su tutti i vinili, quindi non sto a rileggervi niente. Il vinile in questo caso è rosso, un bel rosso trasparente. Ecco qua. Lo faccio vedere anche qua, così vedete meglio quanto sia trasparente. Devo dire che è notevole, mi piace molto. Lo sapete, io non sono un grande amante dei vinili colorati, però quelli trasparenti, soprattutto quelli clear, mi attirano particolarmente. La copertina anche in questo caso è di buon cartoncino, qui dietro c'è la foto della copertina riportata qui con i titoli dei brani. Andiamo avanti col quarto album in studio dei Queen, secondo molti il loro capolavoro, A Night at the Opera, pubblicato il 21 novembre 1975. Come per la prima stampa inglese, qui c'è un bel effetto in rilievo che è quasi impossibile farvi vedere nonostante inclini il vinile, però c'è qui dove c'è il logo, non qui sulla scritta, solo sul logo. E il cartoncino ha un bel effetto ruvido ricreato apposta per farci tornare alla mente la prima stampa UK. Si tratta di un single sleeve, anche se la copertina è apribile, perché questo lato qui è sigillato. Vedete che i testi in questo caso sono internamente nella cover. L'inner sleeve è con le foto. Nella prima stampa c'erano 3 lati tagliati, eccola qua. Questa è la solita scrittina sulla rimasterizzazione, eccetera. Inner sleeve di carta bianca con lamina antistatica, e il vinile è bianco solido, vedete. Trattengo un attimo tra le mie mani A Night at the Opera per farvi vedere che il quinto disco in studio dei Queen, A Day at the Races, sia, diciamo, la prosecuzione di questo. Vedete che le copertine sono speculari, no? Sono quasi identiche, cambiano alcuni dettagli nelle illustrazioni, però diciamo che ci siamo, ecco, anche perché loro lo intendono come la prosecuzione naturale di A Night at the Opera, e sono entrambi titoli provenienti dai film dei fratelli Marx, quindi va inteso come la sera all'opera e il giorno alle corse. Vediamo se anche per il packaging c'è specularità, e devo dire che sì, perché i testi sono qui nella cover interna con le foto di tutti i componenti. Questo cartoncino è sigillato, quindi è sì gatefold, apribile, ma single sleeve, perché solo questa parte è aperta. Qui c'è l'inner sleeve con le foto di loro 4, Brian, Freddie, Roger e John. Questa è bucata, vedete? Bucata. E poi c'è il disco vero e proprio, che è nero, sempre 180 grammi. Questa è l'illustrazione che richiama la foto di copertina, e qui ci sono i titoli dei brani. Andiamo avanti con News of the World, 28 ottobre 1977, anche in questo caso come Queen 2, anche se poi io lo inserirò in collezione in questo verso, poi in realtà l'apertura corretta sarebbe questa, e questa è la copertina interna invece. Probabilmente, anzi molti di voi sapranno che questo disco è aperto da una doppietta folgorante, 2 canzoni che ogni essere umano ha ascoltato almeno una volta nella vita, ossia We Will Rock You e We Are the Champions. E sarà molto interessante tornare tra poco su questo disco per fare i confronti sulla resa audio con questa stampa del cofanetto e questa invece interamente analogica del 2017 presente nel cofanetto deluxe per il 40ennale di News of the World. Dal punto di vista poi del packaging,
questo è un solito cartoncino che abbiamo visto anche per gli altri dischi dei Queen. In questo caso l'apertura è nella parte di sinistra, mentre questa è sigillata. Eccoci qua, questa è l'inner sleeve con i testi, foto della band, e questo è il vinile verde, un bel verdone trasparente, eccolo qua. Come vi dicevo prima, si è cercato di trovare una corrispondenza tra i colori della copertina e poi il colore del vinile, insomma, diciamo che ci sono riusciti. 10 novembre 1978 per Jazz. Anche qui, come per A Night at the Opera, il cartoncino è leggermente diverso perché è un pochino più ruvido al tatto rispetto agli altri dischi, e anche qui c'è un rilievo. Lì era il logo, qui è il titolo dell'album. Anche qui non credo che riusciate a vederlo, è lieve, non è così evidente, però si sente. Qui il retro copertina, anche qui Jazz è in rilievo rispetto al resto. Copertina apribile con la foto dei Queen in studio. In questo caso entrambe le sleeve sono aperte e da una parte c'è l'inner sleeve con i titoli dei brani e foto dei Queen, vi faccio vedere anche in questa camera, ok? E dall'altra parte, oltre al vinile che vediamo a brevissimo, c'è il poster che era anche nella prima stampa, però nella prima stampa non c'erano i testi scritti sul poster, e la foto che adesso vi mostro perché è un po' complesso da aprire, guardate qua che spettacolo, la foto era leggermente diversa, nel senso che si trattava di uno scatto fatto pochi secondi prima. Devo dire un poster interessante, e insomma, andatevi a leggere cosa è successo per la realizzazione del videoclip di Bicycle Race e per la promozione di questo album. Ovviamente gli americani bacchettoni qualcosa censurarono. Per quanto riguarda il vinile, invece, si torna su un bel, cioè non è che si torna con il colore del titolo, quindi il richiamo a una parte della copertina, un bel rosa shocking trasparente. Questo ci piace, devo dire che questo mi piace, e dal vivo sicuramente rende meglio che in camera e in video. The Game, 30 giugno 1980, come la prima stampa vedete che la copertina è specchiata, questo è il retro e questo è il fronte. Non credo però che l'inner sleeve abbia gli angoli, infatti, smussati, tagliuzzati, insomma tagliati, non tagliuzzati come nella prima stampa. Però ci sono i testi, questi qua, e le foto dei componenti della band. Vi faccio anche vedere naturalmente il vinile, che è grigio topo, grigio marmorizzato. Questo non mi piace, questo devo dire che non mi piace. È solido, un pochino trasparente, vedete il mio dito qui, ecco, ok? Quindi ha una leggera trasparenza, però tra tutti quelli che abbiamo visto è il colore che mi entusiasma di meno. Naturalmente c'è il rimando al colore della copertina super riflettente. Curiosità al volo, questo è stato il primo disco che è arrivato in cima alla classifica di vendita negli Stati Uniti. 8 dicembre 1980 per Flash Gordon, la prima colonna sonora dei Queen. Vedete infatti cosa c'è scritto: Original Soundtrack Music by Queen, ovviamente colonna sonora del film omonimo dove il protagonista era lui. Non mi sovviene il nome del protagonista, anche perché non credo che abbia avuto un grande successo. Il film rivisto oggi fa un po' sorridere, c'è però da ricordare che c'era presente anche Ornella Muti, visto che il produttore era italiano, era Dino De Laurentiis. Questa è l'inner sleeve, scusate vi faccio vedere che questo è un single sleeve, quindi copertina singola non apribile.
Questa è l'inner sleeve con le foto di loro, dei componenti, con tutti i flash. Vedete che anche in questo caso la copertina è forata. Qui ci sono i due testi delle uniche due canzoni, gli altri sono brani strumentali con ovviamente i crediti di edizione. Immagino che in questo caso il vinile sarà giallo, vediamo per conferma, naturalmente sì, è giallo. Noto però che ci sono due sbaffoni neri, probabilmente errore di stampa, vedete questo qui e di qua, stessa altezza ma leggermente meno marcato. Immagino che si tratti solo di un difetto visivo e che non incida dal punto di vista audio. Eventualmente ve lo dirò quando poi parleremo della resa sonora di tutti questi vinili. 21 maggio 1982 per Hot Space, un disco di cui si è detto molto e si è sempre quasi detto male. Io non lo boccio in toto, ma mi riservo di ampliare il mio commento quando tornerò con un video dedicato ai Queen dal punto di vista della loro storia e dal punto di vista artistico. Anche in questo caso, come Flash Gordon, è un single sleeve, quindi copertina singola non apribile. C'è in sleeve nera con i testi e le facce dei Queen, anche se i colori non corrispondono a quelli di copertina, perché vedete che qui Freddie è sul rosso mentre qui è con giallo, quindi tornano gli stessi colori ma non corrispondono alle foto di copertina. Questo è un vinile, un turchese solido, bello. Per ora quello che mi piace meno è quello di The Game con quel grigio topo. Devo dire che maneggiando i vinili si sente che sono 180 grammi e sono tutti tagliati benissimo, non ci sono rimasugli sui vinili, che talvolta può succedere quando vengono stampati di corsa. Andiamo avanti con The Works, 27 febbraio 1984, questo è il retrocopertina con le foto dei componenti. Qui ci sono i titoli dei brani, è un single sleeve, vedete. La curiosità sul packaging rispetto alla prima stampa, intanto vi faccio vedere l'inner sleeve rossa con tutti i crediti e qui ci sono tutti i testi. La particolarità rispetto alla prima stampa è che nella prima stampa il vinile era nero e la label, l'etichetta, era rossa con le scritte dorate, mentre qui, come potrete immaginare, è stato scelto l'opposto, ossia etichetta nera con vinile rosso, scritte dorate. Questa è la particolarità di questo vinile rosso solido, lo vedete, sempre 180 grammi. Anche questo disco di grande successo, grandi pezzoni con Radio Gaga, I Want to Break Free e Hammer to Fall. Hammer to Fall che insomma tornerà anche sul palco del Live Aid dell'anno successivo, nel 1985. Quante cose ci saranno da dire nel video dedicato alla loro storia? Troppe, durerà 3 ore. Andiamo avanti, sto leggendo la data ovviamente, che non è che me le ricordo tutte a mente, con 2 giugno 1986 con A Kind of Magic, anche questa, anche se non tutta, perché 6 brani su 9 poi andranno a far parte della colonna sonora di Highlander, l'ultimo immortale, almeno così si chiama in lingua italiana, con Christopher Lambert e Sean Connery. Avete visto che è copertina apribile con queste illustrazioni. Questa è la copertina che io personalmente amo meno nella discografia dei Queen, ma come sempre si tratta di gusti, per alcuni sarà la preferita ovviamente. Copertina apribile, anche in questo caso questo lato, quello sinistro insomma, è sigillato e questo è quello aperto. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. L'inner sleeve è graficamente ovviamente sulla falsariga della copertina con questa illustrazione e la foto dei Queen con tutti i crediti, e qui ci sono invece
sull'altro lato i testi dei brani. Il vinile, di che colore è? Non ricordo, arancione trasparente. Ci piace, devo dire che mi piace, sì, come tutti quelli insomma che sono traslucidi. Ecco, di qua si vede meglio. Kind of Magic, lo inclino un po'. Siamo quasi alla fine con The Miracle, 22 maggio 1989, con il famoso morphing con i 4 volti dei Queen, per la prima volta, almeno su una copertina, Freddie senza i baffi, e qui morphing però con i loro occhi, titoli dei brani, crediti. Anche questo è un single sleeve, vediamo nel dettaglio che questa è la foto dell'inner sleeve con i 4 componenti e i testi. Il vinile è verde azzurro mare, ecco, diciamo azzurro mare. Eccoci qua, ovviamente cambia il verso della scritta Queen sulle etichette. Anche questo è un azzurro mare leggermente trasparente, molto bello, mi piace molto questo. 4 febbraio 1991, con il primo disco che acquistai dei Queen da bimbetto su cassetta. Anche questo insomma ha una copertina particolare, con non è proprio un vero e proprio rilievo, ma su queste parti, lo vedete in controluce, sono lucide rispetto invece al cartoncino, che è, come tutti gli altri, opaco, non ruvido, non particolarmente diverso dagli altri, opaco semplicemente, mentre queste parti sono lucide anche sul retro e si sente anche al tatto quando ci passiamo le mani sopra. Per la prima volta in doppio vinile, per la prima volta per questo box. Se acquistate invece la versione singola, arriva su 2 vinili neri, questi sono 2 vinili colorati. Una cosa interessante da dire per Innuendo è che per la prima volta è stata riportata la tracklist ideale, perché si sono scambiati di posto 2 canzoni, ossia These Are the Days of Our Lives e I Can't Live With You, che erano originariamente, questa è la quarta e questa è l'8ª, in origine su CD, ma anche nella versione digitale trovate che la quarta è I Can't Live With You e l'8ª è These Are the Days of Our Lives. Per la prima volta insomma sono riusciti a sistemarle così, aggiustandole su doppio vinile per via del minutaggio. Guardate che belle le illustrazioni che sono all'interno. Gatefold, vedete la copertina, apribile su entrambi i lati, essendo 2 vinili. Andiamo a vedere poi nei dettagli questo vinile 1, questo vinile 2. Veramente bella la copertina, una delle mie preferite dei Queen, anche per motivi affettivi, essendo stato il primo disco dei Queen che ho ascoltato. Vinile numero 1, questo è l'inner sleeve numero 1 con le foto, le illustrazioni dei membri dei Queen, l'immancabile gatto per Freddie naturalmente, anche perché c'è una canzone dedicata al suo gatto di Laila. Qui ci sono i testi del vinile 1 e il vinile numero 1 è turchese solido, vedete, eccoci qua. Faccio vedere anche all'altra camera. Questa è l'inner sleeve, testi. Il vinile 2 invece ha una foto tradizionale, anche se virata al blu, dei Queen del 1991. Sì, hanno scelto probabilmente questo effetto anche per nascondere gli effetti della malattia di Freddie Mercury, già piuttosto scavato nel volto. E qui ci sono i testi del vinile numero 2, che è, come non mi ricordo di che colore sia, è viola solido. Eccolo qua.
Un'altra particolarità da ricordare per questa nuova edizione di Innuendo, per la prima volta in doppio vinile, è che all'interno troviamo queste illustrazioni di Granville che non erano presenti sulla prima stampa in vinile, che era su vinile singolo, come vi ho detto poco fa, e che abbiamo invece visto per la prima volta nell'edizione Maxi Digipack, quindi in CD per Mondadori di Innuendo. E chiudiamo con Made in Heaven, disco postumo naturalmente, pubblicato il 6 novembre 1995, questo è il retrocopertina, gatefold, apribile con le due sleeve per i due vinili, perché per la prima volta, come per Innuendo, questo arriva in doppio vinile colorato per l'edizione del cofanetto e doppio vinile nero per l'edizione che acquistiamo singolarmente. C'è un'altra particolarità, ossia che in questa qui del cofanetto la foto che ritrae la statua di Freddy a Montreux è scattata al tramonto, vedete, e gli altri tre sono rivolti verso sinistra, mentre l'edizione in doppio vinile nero la copertina è identica, però la foto è scattata all'alba e loro tre sono rivolti verso destra. C'è un'altra particolarità legata alla traccia 13 che nell'edizione in CD veniva preceduta dalla traccia, pochi secondi, della traccia Yeah, che qui è presente però non è indicata. Questo è l'interno, splendido, splendida questa foto, molto toccante. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno delle due sleeve, questo vinile 2, c'è un altro poster, ecco qua. Allora, vinile 1, quindi sleeve di sinistra, c'è questo poster con Freddy e Brian, anni 70, splendido. In sleeve con i testi del vinile 1, credo, mi sembrano tanti, forse nell'altra in sleeve non ci sono i testi, vai, controlliamo, tanto siamo qui. E il vinile numero 1 è blu trasparente, blu acceso trasparente, blu quasi viola trasparente, con la solita foto di copertina con la statua di Freddy, veramente molto molto bello, ci piace, mi piace molto. Andiamo alla vinile 2, quindi alla sleeve di destra, sono presenti, mi sembra 3 poster, altra foto di Freddy con John, mi sembra fine anni 70, inizio 80, così a memoria. Questo solito poster, è uno sbaglio o era così anche nella prima stampa? Non lo so, ce ne sono due uguali. E poi quest'altra è Freddy con Roger, anni 80 credo, visto il baffone di Freddy. In sleeve, no, i testi sono presenti anche qui, in sleeve del vinile numero 2 e qui dietro con questa onda sonora e la scritta dedicata allo spirito immortale di Freddie Mercury. Sì, ce ne sarebbero da dire di cose. Questo è un vinile trasparente, ma non bianco trasparente, sembra un turchese proprio accennato, trasparente. Il mio preferito, insomma. Il mio preferito. Tra tutti quelli ovviamente che ho visto in questa collezione del cofanetto. Quello che mi è piaciuto di meno, l'ho già detto, è quello di The Game. Come abbiamo visto nel corso dell'unboxing, non c'è nessuna traccia della card con il codice per il download di tutti gli album in formato MP3. Probabilmente o non è nel mio cofanetto o non è presente in questa riedizione. Per me poco male, però so che a qualcuno interessa sempre. Mancano anche gli album live ufficiali e questa sì che per alcuni è una grave mancanza, anche qui però non per tutti, compreso il sottoscritto, perché
anche con gli album live, perlomeno fino a quelli pubblicati al 2015, data di prima immissione, il costo del cofanetto sarebbe lievitato ulteriormente, quindi credo che il motivo per cui non sono stati inclusi sia proprio questo. Anche perché se parliamo di live pubblicati fino al 2015 avrebbero dovuto includere, oltre a Live Killers già presente nel box The Complete Works dell'85, anche Live Magic, Live at Wembley nella versione con 2 o 3 vinili, On Fire, Live at the Bowl con 3 vinili, Rock Montreal 3 vinili, Live at Rainbow 2 o 4 vinili ed eventualmente anche Hungarian Rhapsody Live in Budapest non pubblicato fino ad allora in vinile. In fin dei conti, quindi a me questo cofanetto va benissimo così, visto che i live che mi interessavano li ho recuperati nelle Deluxe Edition e con le uscite dell'edicola. Breve parentesi triste perché c'è di mezzo una truffa che sicuramente i più avvezzi e la maggior parte di voi riuscirà a scansare senza nessun problema, però siccome so che qualcuno continua a cascarci, sempre meglio fare questo tipo di puntualizzazione. Quindi, allora, se mi seguite anche sul canale Telegram, vi ricorderete di questo mio vocale del 19 gennaio in cui vi mettevo in guardia rispetto a questo tipo di annunci sul cofanetto dei Queen o altri cofanetti che vi possono capitare nel feed di Facebook o Instagram. E in genere, se seguite pagine o account dedicati al vinile, l'algoritmo malefico vi farà prima o poi comparire queste offertone che sembrano irrinunciabili. Questo costa $79 e che sembrano vere, perché usano le foto del prodotto originale. Purtroppo qualcuno ci casca ancora, come dicevo prima, e sappiate però che si tratta di truffe belle e buone. Non vi arriva nulla e se vi arriva qualcosa è un clone. Questo è il succo del discorso. Poi se volete i dettagli andatevi ad ascoltare il vocale su Telegram. Ok, abbiamo spolpato per bene il cofanetto evidenziandone pregi e difetti. È arrivato il momento di dare un giudizio sulla qualità dell'incisione, posto il fatto che dal punto di vista del confezionamento siamo a livelli molto alti e questo è di sicuro uno dei miei box preferiti per quel punto di vista. Se anche la resa sonora dovesse attestarsi sugli stessi livelli, saremmo di fronte a un prodotto imperdibile per ogni fan della band che volesse collezionare la discografia anche in vinile dei Queen oggi. Per capire quale sia la resa sonora in termini assoluti e relativi ho impiegato qualche giorno. Prima mi sono ascoltato per bene tutti gli album in audio ambientale e poi ho effettuato le registrazioni di alcuni brani campione, ovviamente non potevo farli per tutti, per confrontare le varie versioni di A Night at the Opera, News of the World e Innuendo. Per la precisione, per A Night at the Opera ho preso la versione del cofanetto con vinile colorato, quella in vinile nero, quindi con lo stesso remaster di Bob Ludwig del 2011, quella della Vinyl Collection di De Agostini che abbiamo acquistato in edicola, una prima stampa inglese, UK, e infine una prima stampa giapponese, visto che le stampe giapponesi sono rinomate per essere talvolta persino migliori di quelle del paese di origine. Per Innuendo confronterò invece la versione in doppio vinile colorato, questa del cofanetto, con la versione in doppio vinile nero acquistata a parte. E per News of the World confronterò la versione in vinile colorato del cofanetto con quella in vinile nero proveniente dalla Deluxe Edition uscita nel 2017 in occasione del quarantennale. Perché scelgo questa? Perché questa è stata curata da Pure Analog Cut e non da Bob Ludwig, e soprattutto perché il processo di incisione in questo caso è stato completamente analogico e non ibrido come nel caso delle ristampe del cofanetto. Vi dirò quindi se ci sono delle differenze evidenti e nel caso di che tipo. Per conoscenza
Da cosa si capisce che quella del 2017 è una ristampa completamente analogica? Si capisce da questa sigla AAA-CAT, che indica che un supporto è stato trattato interamente in dominio analogico, dalla registrazione al mixing alla masterizzazione. Magari qualcuno si starà chiedendo come mai io faccia questa precisazione. Ebbene, la faccio perché si ricollega al motivo per cui alcuni audiofili si sono lamentati di questo cofanetto protagonista del video dal momento stesso in cui è stato annunciato, bollandolo come immondizia digitale, salvo poi fare dietrofront quando sono andati ad ascoltarsi i dischi. Andiamo con ordine però. Perché il mitico Bob Ludwig, il tecnico di mastering più famoso al mondo, che ha pure vinto una bella quantità di Grammy per il suo lavoro, avrebbe fatto ricorso ad un trattamento digitale per realizzare questi vinili? Perché non ha fatto tutto in analogico per tutti gli album? E perché i Queen, che supervisionano tutto ciò che li riguarda fino al minimo dettaglio, lo hanno permesso, visto che da sempre si dichiarano devoti del supporto vinilico? Il motivo è da trovare nello stato di conservazione dei nastri originali. L'idea iniziale era certamente di realizzare il remaster di tutta la discografia in dominio analogico. Quando però hanno recuperato tutti i nastri originali si sono accorti che in più di un caso il nastro era deteriorato a causa del passare del tempo o alla cattiva conservazione. Andavano quindi fatte delle riparazioni che però non sempre erano possibili, perché magari per uno stesso disco un brano era stato mixato in uno studio, altri 2 brani in un altro studio e così via. E questo cosa comportava? Che magari 2 bobine diverse erano state registrate a velocità diverse e la sincronizzazione era impossibile, o ancora che il nastro si era deteriorato a tal punto che, rimanendo in analogico, non si riusciva ad eliminare click e altri rumori. Quindi, per sanificare tutte le imperfezioni che avevano trovato, era necessario creare da quei nastri analogici originali dei nuovi master digitali in alta qualità. In dominio digitale hanno quindi potuto fare tutte le modifiche del caso ottenendo dei file ripuliti, file che sono stati passati al setaccio dai Queen stessi e dagli ingegneri del suono dedicati all'operazione, e da cui poi sono state realizzate le incisioni per il vinile. Per ottenere il massimo da questi nuovi master digitali è stato scelto un altro fuoriclasse del settore, Miles Showell, che ha prodotto le lacche con la tecnica dell'Half Speed Mastering presso i mitologici Abbey Road Studios. Cosa vuol dire Half Speed Mastering? Che il tornio di incisione e il file da incidere viaggiano a velocità dimezzata, e in questo modo si riesce a essere più precisi, ottenendo così un solco migliore. Per chi se lo stesse chiedendo legittimamente, i master di cui stiamo parlando sono gli stessi utilizzati per le versioni standard e deluxe della discografia dei Queen rimasterizzata e ristampata in CD nel 2011. Quei remasters vennero pubblicati per il quarantennale della band e uscirono suddivisi in 3 cofanetti con 5 doppi CD oppure singolarmente. E quindi questo box è stato realizzato spalmando i CD del 2011 sui vinili? No. Come vi ho detto prima, i master digitali sì, sono gli stessi realizzati da Bob Ludwig e su CD sono andati quelli. Per il vinile quei file hanno visto il trattamento ulteriore di Miles Showell per ottenere la migliore incisione possibile. Potremmo in sostanza definire questo cofanetto un ibrido, perché non è né completamente analogico né completamente digitale. E fin qui la parte teorico-tecnica, ma alla fine a noi dovrebbe interessare come suona un disco, perché i dischi vanno ascoltati. E come suonano questi dischi? Prima di parlarvi dei vari confronti caso per caso, devo dirvi che questi vinili sono uno spettacolo. Suonano bene, sono silenziosi,
la scena è bella piena e non ve lo dico solo io, ve lo dice anche un audiofilo che non è proprio il primo arrivato, ossia Paul Rigby di The Audiophile Man. Vi linko il suo articolo in 2 parti qui sotto in descrizione, leggetevelo se siete dubbiosi o anche solo per cultura personale perché è molto interessante e dettagliato. Veniamo ai confronti. Per motivi di copyright posso inserire solo dei brevissimi spezzoni all'interno del video. In alcuni casi basteranno pochi secondi a percepire le differenze, in altri casi vi dovrete affidare a quello che vi dirò io, ai risultati dei miei test eseguiti con le mie orecchie. 3 giornate passate a setacciare ogni brano. I primi 2 giorni per ascoltare tutti gli album in audio ambientale, il terzo giorno registrando solo i brani presi in esame tramite scheda audio collegata a giradischi e Mac. Ogni disco utilizzato nei confronti è stato lavato e asciugato con cura prima di ogni registrazione per rimuovere polvere, pelucchi ed eventuale accumulo di elettricità statica. Lo stilo della testina è stato pulito e controllato al microscopio elettronico prima di ogni registrazione per scongiurare la presenza anche del più piccolo pelucco. In pratica ho adottato la mia solita routine di quando effettuo questi confronti tra stampe diverse di uno stesso disco o tra testine diverse. Ho registrato tutti i brani in formato WAV a 32 bit e poi li ho ascoltati in cuffia in modo da percepire al meglio le eventuali differenze. Vi posso dire subito che è stato il confronto più interessante che io abbia mai fatto, ma anche il più dispendioso, perché solo per A Night at the Opera, per realizzare il confronto, ho recuperato apposta una prima stampa inglese con vinile mint e copertina purtroppo solo Very Good Plus, visto che il prezzo era già salato. Poi ho recuperato apposta anche una prima stampa giapponese con vinile mint e copertina Very Good Plus. Nella mia collezione c'erano invece già la versione in vinile nero con la stessa incisione del remaster del cofanetto e si riconosce da questo adesivo qui, e poi la edizione dell'edicola della Queen Vinyl Collection. Naturalmente io faccio questo lavoro che richiede molto tempo, volentieri, però da parte vostra ci deve essere collaborazione, nel senso che ascoltando questi spezzoni dovrete tenere conto delle variabili in gioco costituite dalla mia catena di registrazione, dalla vostra di riproduzione, dalla compressione di YouTube, eccetera. Con questi brevi clip in sostanza cerco di darvi uno strumento ulteriore di conoscenza, a cui però devo inevitabilmente affiancare il mio commento per colmare i vuoti dovuti alle restrizioni della piattaforma YouTube per motivi di copyright e di qualità audio. Visto che è già sul piatto, partiamo da A Night at the Opera, l'album di cui abbiamo più esemplari a disposizione. Parto dicendo che vinile nero e vinile colorato sono indistinguibili, entrambi ben suonanti e silenziosi. È vero che in alcuni casi il vinile colorato ha una lieve, e ribadisco lieve, degradazione sonora rispetto a quello nero, ma non è questo il caso. Per quanto riguarda invece il vinile dell'edicola, stesso discorso, ben suonante, silenzioso. Chi ha fatto la collezione con De Agostini ha risparmiato dei bei soldini, ha in più il fascicolo per ogni disco in lingua italiana e ha anche i live, quindi meglio di così non ce n'è, se l'avete fatta in tempo però. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Abbiamo ascoltato le 3 ristampe, quelle più recenti, 2015, colorato e nero, e 2018 De Agostini, che sono la stessa cosa. Adesso passiamo alla prima stampa UK, questa sul piatto, e quella giapponese, prima stampa giapponese. E si assomigliano nel senso che entrambe sono un filo
troppo aspre per i miei gusti, troppo taglienti nelle alte frequenze. Tra le due, meglio la prima stampa giapponese, che è leggermente più aperta, respira un po' di più. Paragonando le prime stampe UK e Jap alla ristampa colorata del cofanetto e quindi anche a quella nera e a quella di Agostini, le prime stampe, pur essendo storicamente e filologicamente affascinanti, escono ridimensionate dal punto di vista della resa sonora. La scena disegnata dai nuovi remaster di Bob Ludwig è più omogenea, leggermente più rotonda e viva nelle frequenze basse, in definitiva più godibile. Ascoltiamo le due prime stampe, UK e Jap, e poi subito accanto posiziono gli spezzoni di prima, quindi quelli delle tre ristampe. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Molto interessante anche il confronto tra le due ristampe di News of the World, ossia quella con vinile colorato del cofanetto e quella presente nel cofanetto della Deluxe Edition dell'album, uscita nel 2017 per il quarantennale. Come vi ho detto prima, per la versione del 2015 abbiamo un ibrido analogico-digitale. Per la versione 2017 invece si tratta di una ristampa realizzata interamente in dominio analogico, quindi non è stato effettuato nessun tipo di trattamento digitale dei nastri originali. Il risultato dei due cut non differisce in audio ambientale, è più di un blind test realizzato in giorni diversi con un mio caro amico amante dei Queen me lo ha confermato. Quindi in audio ambientale sono indistinguibili. In cuffia invece avvertiamo, seppur di poco, che la scena analogica spinge di più ed è più aperta, dove quella ibrida appare più ovattata. Si tratta di differenze appena percettibili in cuffia e indistinguibili in audio ambientale, ma bisogna essere obiettivi. Seppur di poco, preferisco la ristampa del 2017 rispetto a quella del cofanetto. If I could let you stay. If I could let you stay. Per Innuendo invece la questione si risolve in poche parole. Qui in esame abbiamo la versione colorata presente nel cofanetto e quella nera venduta singolarmente. Anche questo test conferma che non ci sono differenze, nel bene o nel male, tra versione colorata e versione nera, che poi anche il vinile nero è un vinile colorato, visto che il PVC, il polivinil cloruro, detto volgarmente vinile, in origine è in colore, ma non ci addentriamo in questo ginepraio, altrimenti non se ne esce. Take offense at my innuendo. Don't take offense at my innuendo. E cosa si ottiene da questi confronti, da tutti questi test? Perlomeno cosa ho ottenuto io con le mie orecchie e con la mia catena di ascolto e registrazione? Si ottiene che i vinili presenti nel cofanetto sono la migliore versione possibile per ascoltare i Queen oggi, con due importanti distinguo, uno economico ed uno filologico. Quello economico tira in ballo la Queen Vinyl Collection di De Agostini, ossia i vinili in edicola. Vi faccio rivedere per un istante queste tre stampe di A Night at the Opera. Questa è quella del cofanetto, vinile colorato, questa è quella vinile nero, sempre con gli stessi remaster e
si riconoscono da questi adesivi che sono sempre uguali, cambia il disco naturalmente. Questa è quella di De Agostini 2018. Tenendo conto che si tratta degli stessi remaster, che la cura nell'artwork è pressoché identica, che nella Vinyl Collection in edicola abbiamo anche gli album live, che il costo è inferiore e che c'è pure un booklet di 8 pagine per ogni numero della collana, va detta solo una cosa: beato chi se l'è fatta tutta quando è uscita, perché oggi ogni numero costa come il minimo il doppio su Discogs o eBay, come minimo il doppio. Quindi spero che De Agostini ripeta quanto fatto con i Beatles con una seconda pubblicazione dell'intera collana, anche perché mi manca Live Killers in vinile, e per quanto sappiamo tutti che la registrazione non sia granché, perlomeno completo la collezione in vinile a un ottimo prezzo. Per quanto riguarda invece il distinguo filologico, va detto che anche io in linea teorica apprezzo di più un'opera che è stata curata interamente in analogico, questa e non questa, perché anche in questo risiede il fascino del vinile. Poi però nel mio bilancino personale pesa di più la parte pratica, ossia come suona un disco e quanto mi costa, e lo scarto qualitativo che c'è tra la ristampa ibrida del cofanetto e quella interamente analogica della Deluxe, in questo caso di A News of the World, non giustifica in alcun modo le scomuniche inviate a questo box dagli audiofili più intransigenti. Per loro ci sono le ristampe della serie Original Master Recording di Mobile Fidelity, che costano già di partenza qualcosa di più, ma oggi non sono a catalogo e quindi si va nel mercato dell'usato con prezzi importanti. Oppure ci sono le prime stampe inglesi o giapponesi, e anche quelle a un costo sensibilmente maggiore. Insomma, alla fine mi sento di dire che ce n'è veramente per tutti i gusti. Queste ristampe ibride sono più che dignitose. Poi c'è chi vuole a tutti i costi una prima stampa, c'è chi vuole una stampa giapponese o una ristampa MoFi. Va bene così, c'è soddisfazione per tutti. Sul fatto che per il momento il solo News of the World sia stato riproposto in dominio interamente analogico, quindi solo questo, dobbiamo stare a quanto hanno dichiarato sia i Queen che Bob Ludwig, il curatore di questo remaster. In alcuni casi i nastri originali erano sufficientemente lavorabili, in altri casi no, e per realizzare un prodotto omogeneo è stato scelto di fare per tutti gli album del cofanetto un passaggio in digitale, nonostante Ludwig stesso abbia dichiarato che sì, lavorando solo sul nastro si sarebbe potuto ottenere un risultato leggermente migliore, che poi è quello che ho riscontrato anche io con i miei test. Sono dettagli che vanno chiariti sempre, ma che non spostano di una virgola il mio giudizio sul cofanetto, che ad oggi considero il modo migliore e vantaggioso di ascoltare i Queen in vinile, e se vi interessa ne approfitterei il prima possibile, a meno che non siate allergici ai vinili colorati. Concludo questo lungo viaggio tornando al principio, quando vi ho detto che questo cofanetto rappresenta per me un ritorno a casa. Eh sì, perché i Queen sono stati il primo gruppo che ho iniziato a collezionare da bimbetto nel 1991. Questa non era la prima cassetta originale che acquistavo in assoluto, ma sicuramente una delle prime, e i Queen sono stati la prima band per cui ho iniziato a cercarmi anche gli album precedenti. Però sapete come succede, quando si è adolescenti si passa da una passione bruciante all'altra nel giro di poco. E così nell'estate del 1992 avevo in testa e nello stereo solo i Rem. Pochi mesi dopo esplodeva il mio interesse per il grunge e il rock italiano, e così accantonai definitivamente i Queen, anche se gli sono sempre rimasto affezionato, come si fa col primo amore. 2 anni fa mi sono rivisto
Bohemian Rhapsody, il biopic a loro dedicato, e nonostante le incongruenze devo dire che mi è piaciuto molto, sicuramente di più rispetto alla prima visione al cinema che avevo anche commentato sul canale. E così mi è rivenuta voglia di ascoltarli, stavolta ovviamente in vinile. Sono partito dalle immancabili raccolte e da quello che viene ritenuto da molti il loro capolavoro. Stiamo parlando di inizio 2020, quindi ero già in ritardo per la Vinyl Collection di De Agostini, che era terminata un anno prima, e gira che ti rigira, per avere tutti gli album in studio il cofanetto rimaneva l'opzione più vantaggiosa. Ma quando finalmente avevo i soldi per acquistarlo non era più disponibile. È un classico. Dovevo quindi aspettare e pazientare, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo, in questi ultimi 2 anni, non solo mi sono riavvicinato alla musica dei Queen, ma mi sono appassionato molto di più di quando ero bimbetto, perché nel 92 mi fermai a The Miracle e a Live at Wembley. E a questo giro invece mi sono ascoltato tutto, mi sono visto tanto e letto tantissimo, godendo in linea di massima come un pazzo. Ma al di là delle mie preferenze, i Queen si meritavano senza dubbio tutto il mio impegno per un approfondimento su questo cofanetto e per quando tornerò a parlarne qui sul canale. Intanto spero che questo video vi possa essere utile per chiarire i vostri dubbi o per soddisfare la vostra curiosità. Spero che vi abbia intrattenuto e che vi abbia trasmesso almeno una piccola parte dell'amore con cui l'ho preparato. A presto e buoni ascolti.